Ciao e benvenuto in questa nuova pillola di Il gusto al centro. Io sono Chiara Tosi e mi occupo di gusto a 360 gradi. Ma di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di come riconoscere se una mozzarella è di qualità oppure no. Subito dopo la sigla. Molti di voi, dopo aver visto alcune pillole riguardanti le paste filate e il processo, la tecnica per produrle, mi hanno chiesto di approfondire di più dal punto di vista sensoriale l'argomento mozzarella. Quindi come faccio a riconoscere se una mozzarella è buona o no, quali sono le caratteristiche che deve avere e come deve essere prodotta per sprigionare al massimo il suo corredo gusto-olfattivo. Allora, andiamo con ordine, cerchiamo di capire quali sono gli elementi oggettivi che ci possono aiutare nel capire se la mozzarella che abbiamo comprato è di qualità o no. Allora, prima di tutto vi dico che bisogna avere un palato allenato e un gusto allenato, per cui quando vi esorto ad assaggiare, è perché solo assaggiando potete capire se un prodotto è migliore di un altro. Questa, diciamo, è la prima raccomandazione che mi sento di farvi, ma veniamo al dunque, veniamo al concreto per quel che riguarda la mozzarella. Come ho spiegato nella pillola che riguarda il processo tecnico che si chiama acidificazione, se te la sei persa valla a vedere perché è molto interessante, comunque ti lascio il link in descrizione. Vi ho spiegato in quella pillola che l'acidificazione, cioè quel processo per cui la cagliata innalza il suo grado di acidità, è fondamentale, è la chiave per produrre la filatura, per produrre una pasta che viene modificata meccanicamente, che quindi quando si tira non si rompe. Bene, quel processo di acidificazione richiede tempo se effettuato naturalmente, perché una volta inserito il latte nella caldera, fatto cagliare già con un'acidificazione spinta, come attraverso l'inserimento di siero innesto proveniente dalla lavorazione del giorno precedente. Dopo appunto aver fatto cagliare con questa acidificazione spinta, devo lasciare che la cagliata spurghi e che acidifichi ancora. Questo avviene appunto lasciandola riposare. Molte industrie, per accorciare i tempi e per produrre di più, maggiori quantitativi in minor tempo, in questa fase aggiungono l'acido citrico. Non è niente di grave, non è niente di nocivo, non è niente di tossico, è assolutamente normale. La cosa importante è che io da consumatore lo sappia e che sia consapevole che sto acquistando un prodotto che ha avuto un processo un po' più spinto rispetto per esempio a un prodotto artigianale o di tradizione. Questa acidificazione spinta, quindi questa acidificazione accelerata, chiamiamola così, con un prodotto totalmente naturale come l'acido citrico, assolutamente innocuo e assolutamente niente da obiettare, diciamo che non permette alla cagliata di sviluppare quel corredo gusto olfattivo che poi troveremo nel prodotto finito, e qui già abbiamo il primo elemento per capire se da quel prodotto mi devo aspettare una maggior qualità o meno. È chiaro che un prodotto artigianale la cui acidificazione avviene appunto nei tempi consoni sicuramente sarà un prodotto molto più interessante dal punto di vista gusto-olfattivo. Quindi non aspettiamoci da queste mozzarelle industriali grosse complessità, ma comunque sono mozzarelle di tutto rispetto, soprattutto magari se messe sulla pizza, se utilizzate in cucina. Se invece le volete mangiare abbinate, non so, a un buon pomodoro pachino e un buon basilico genovese e un buon olio di oliva, vi suggerisco di acquistare delle mozzarelle artigianali che sicuramente soddisferanno di più il vostro palato. Analizzato questo aspetto proprio tecnologico-tecnico, veniamo poi all'aspetto proprio del gusto. Quando voi comprate una mozzarella, la portate a casa, la scartate, vi aspettate che tagliandola e poi schiacciandola esca quella goccia
che è tipica appunto della mozzarella, che mi dà l'idea di una pasta filata con ancora questa lacrima che scende, questo siero che scende, che appunto mi dà l'idea di questa freschezza e di questa caratteristica del prodotto mozzarella. Ma prima di tutto la compro, la porto a casa, vi esorto a lasciare la mozzarella a temperatura ambiente così che possa sprigionare ancora di più il suo corredo gusto olfattivo. Una volta che l'avete lasciata a temperatura ambiente, almeno per un'ora direi, ma poi dipende insomma dalla temperatura di conservazione, vi esorto a tagliarla e a premere un po' per vedere se esce fuori la famosa lacrima, simbolo di freschezza e simbolo di corretta filatura. Se la mettete al naso sicuramente spiccheranno le note, come per esempio lo yogurt. Poi potete assaggiarla. In bocca, oltre a queste note acide, quindi questa acidità, dovreste notare una buona dolcezza. Quindi l'acidità viene controbilanciata da questa dolcezza tipica della mozzarella. Queste sono le note generali dal punto di vista dell'olfatto, del sapore e dell'aroma. Dal punto di vista della struttura, ecco, una cosa importante dal punto di vista della struttura è la gommosità. Cioè, se una mozzarella risulta gommosa, non avete mai sentito quella sensazione appunto di avere quasi una gomma in bocca, beh, allora non è una nota tanto positiva, perché la mozzarella fatta bene non dovrebbe presentare questa caratteristica nella struttura. Un'altra cosa importante che vi dico, che spesso assaggiando, soprattutto nei concorsi a cui partecipo come giudice, moltissime mozzarelle, alcune hanno un retrogusto amaro per esempio, quindi assieme ad un'acidità magari anche troppo spinta e troppo preponderante che non viene controbilanciata dalla dolcezza, ho poi una sensazione amarognola finale e anche questa non è un segno di qualità e un segno positivo per una mozzarella buona. Concludo dicendo che la mozzarella può essere fatta con latte vaccino o latte di bufala. Vi ricordo che il latte di bufala è molto grasso, il grasso rappresenta quasi il doppio delle proteine, poi dipende ovviamente dalla razza. Se ti interessa conoscere di più l'aspetto del latte e dei suoi nutrienti, ti ricordo che ho fatto una pillola, magari ti lascio il link in descrizione così puoi approfondire questo argomento. Qualcuno mi chiede: è più buona la mozzarella fatta con latte vaccino o la mozzarella con latte di bufala? Tantissimi risponderebbero quella con latte di bufala. Beh, sono due prodotti diversi. Io per esempio li amo entrambi. Infine vi ricordo i prodotti a denominazione per quel che riguarda la mozzarella. Allora abbiamo la mozzarella di bufala DOP. Per inciso, se non sai cosa sono i prodotti a denominazione, vai a vederti la pillola dedicata, ti lascio comunque il link in descrizione. Bene, dicevo la mozzarella di bufala DOP e la mozzarella nuova, la nuova denominazione della mozzarella di Gioia del Colle DOP, che è una mozzarella, udite udite, a latte vaccino. Prima di questa DOP, l'unica mozzarella a forgiarsi della denominazione era la mozzarella di bufala, perché tutte le mozzarelle prodotte con latte vaccino erano mozzarelle STG, cioè specialità tradizionale garantita, il che vuol dire che non avevano un legame forte con il territorio, ma potevano essere prodotte in tutto il territorio, quindi non avevano una prerogativa appunto territoriale, tradizionale, forte. Mentre adesso abbiamo questa nuova denominazione, saranno 2 o 3 mesi che è uscita, andatevi a vedere, anche qui ho fatto un video dedicato perché è stata una bellissima novità. Abbiamo questa mozzarella prodotta con latte vaccino intero, che è la mozzarella Gioia del Colle DOP. Quindi se avete occasione andatevela ad assaggiare, perché potrebbe valerne veramente la pena. Bene, spero di aver fugato qualsiasi vostro dubbio sulla mozzarella. Se avete ancora domande fatemelo sapere, scrivetemelo nei commenti, scrivetemi sui social, io cercherò appunto di rispondere a tutti e cercherò di leggere magari le curiosità più interessanti per poi produrci altri video. Se
Se questa pillola ti è piaciuta, per piacere metti un bel like. Ti ricordo che i contenuti li puoi ascoltare anche in podcast, oppure puoi leggere articoli sempre inerenti al gusto sul mio sito www.chiaratosi.it, dove puoi anche iscriverti alla newsletter. Se vuoi puoi anche iscriverti al canale Telegram Chiaratosi Gruppo, dove puoi postare tutte le tue esperienze enogastronomiche, così da condividerle con la comunità. Bene, ti auguro buona giornata, buon lavoro. Ti ricordo che il gusto è cultura, per cui dandoti appuntamento alla prossima pillola, ti saluto esortandoti ad assaggiare, assaggiare, assaggiare. Ciao!